Sensazione di morire? Affanno, sudorazioni, vertigini, perdita di controllo. Se nella tua vita hai avuto la sfortuna di vivere un attacco di panico, saprai benissimo che è una delle esperienze più spaventose che ci possono capitare. In questo video scopriremo che cos'è l'attacco di panico, come si sviluppa, quali sono i sintomi e quali sono i trattamenti più efficaci. Segui il video fino alla fine per avere tutte le risposte che cerchi. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Jacopo, studente appassionato di psicologia, desideroso di divulgare in modo semplice e chiaro i molti aspetti affascinanti di questa disciplina. Venite quindi con me a scoprire i segreti della nostra mente. L'attacco di panico è un attacco improvviso di intensa apprensione, terrore e sensazione di disastro incombente. Queste terribili sensazioni sono accompagnate da sintomi fisici come palpitazioni, nausea, dolori al petto, senso di soffocamento e molto altro. Altri sintomi che si possono verificare sono il senso di depersonalizzazione, quindi percepirsi come all'esterno del proprio corpo, e di derealizzazione, quindi una sensazione che il mondo intorno a noi sia irreale. Una paura di perdere il controllo, di impazzire o addirittura di morire. I sintomi tendono a presentarsi con grande rapidità e raggiungono un picco dopo circa 10 minuti. Le persone che soffrono di attacchi di panico riferiscono di sentire, quando sopraggiunge un attacco, un desiderio irrefrenabile di fuggire in qualsiasi situazione si trovino. Chi subisce un attacco di panico per la prima volta, poi, è spesso così spaventato da rivolgersi al più vicino pronto soccorso perché ha paura di morire di infarto. Non molti sanno però che l'attacco di panico può presentarsi anche in piena notte, con risvegli bruschi e in preda proprio al panico, quelli che vengono chiamati appunto attacchi di panico notturni. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi avete purtroppo avuto esperienze di attacchi di panico e se siete riusciti a superare. Quando un attacco di panico diventa proprio un disturbo di panico? Ecco, quando gli attacchi di panico sono molti, non si parla più di attacco di panico, ma di disturbo di panico. Secondo il DSM-5, il manuale statistico e diagnostico dei disturbi mentali, il disturbo di panico si verifica quando si hanno ricorrenti attacchi di panico improvvisi, quindi a partire da uno stato di tranquillità oppure da uno stato già un pochino ansioso, accompagnati da sintomi fisici. Inoltre, gli attacchi di panico devono essere seguiti da una preoccupazione persistente per l'insorgere di altri attacchi o da comportamenti anormali, come comportamenti messi a punto per evitare altri attacchi, quindi evitare l'esercizio fisico per evitare le palpitazioni o evitare situazioni non familiari. Voglio comunque ricordare che per parlare di disturbo di panico è necessario che gli attacchi siano ricorrenti. Infatti, l'esperienza occasionale di un attacco di panico è un fenomeno, purtroppo, molto frequente, ma la percentuale di coloro che poi vanno a sviluppare un vero e proprio disturbo è molto inferiore. Il disturbo di panico spesso fa il suo esordio nella fascia di età che va dai 20 ai 24 anni e solo un piccolo numero di casi inizia nell'infanzia e l'esordio dopo i 45 anni è insolito. Se il disturbo non viene trattato, però, il decorso può essere cronico, sebbene poi gli attacchi non si verifichino continuamente. Ma cosa accade nel nostro cervello quando siamo in preda a un attacco di panico? Beh, l'attacco di panico può essere visto come un malfunzionamento di quel sistema del nostro cervello che controlla e gestisce la paura, ovvero il sistema nervoso simpatico. Si assiste infatti a un'attivazione anomala di questo sistema, il quale è incaricato, in caso di situazioni di pericolo, di preparare il corpo alla lotta o alla fuga, facendo quindi aumentare il battito cardiaco, la respirazione, dilatando le pupille e molto altro. A cose normali questo sistema si attiva quando ci troviamo di fronte a una vera minaccia. Il sentire il battito accelerato, la sudorazione, la paura di perdere il controllo, di svenire, porta la persona a cercare di dare un senso a quell'esperienza. Se la persona poi comincia a credere di stare per morire, di perdere il controllo, di diventare pazzo, con ogni probabilità sentirà ancora paura. È una sorta di profezia che si autoavvera, ovvero un insieme di meccanismi che mettiamo in atto a conferma di nostre supposizioni o teorie. A tal proposito ho fatto un video che parla proprio della profezia che si autoavvera, ve lo lascio qua sotto in descrizione e andate a vederlo se siete curiosi. Ma quali sono i trattamenti più efficaci per il panico? Beh, come per quasi tutti i disturbi d'ansia, anche per chi soffre di attacchi di panico, il trattamento può essere sia di tipo farmacologico che psicologico. Per quanto riguarda il trattamento psicoterapeutico, la terapia cognitivo-comportamentale, che è molto efficace per i disturbi d'ansia e di panico, propone un trattamento focalizzato sull'esposizione alla paura. Questa tecnica prevede il confrontarsi proprio con ciò che si ritiene essere troppo spaventoso o che ha portato alla comparsa degli attacchi di panico. L'esposizione può avvenire sia dal vivo che attraverso la realtà virtuale. Spesso poi l'esposizione è affiancata da trattamenti finalizzati a mettere in discussione quelle che sono le convinzioni negative della persona riguardo a ciò che potrà accadere quando si trova di fronte a un attacco di panico. A tal proposito, un approccio ben validato è la terapia del controllo del panico, o PCT. Questa teoria è particolarmente indicata per quelle persone che tendono a reagire in modo eccessivo alle proprie sensazioni fisiche. Anche in questo caso si utilizza l'esposizione, quindi il terapeuta spinge il cliente a suscitare deliberatamente le sensazioni fisiche associate al panico, insegnandogli come controllarle. Per esempio, viene chiesto al paziente di respirare in modo molto rapido e questo non fa altro che creare un senso di vertigine nella nostra testa, che è un sintomo tipico dell'attacco di panico, e poi
il terapeuta andrà a insegnare come controllare la respirazione, come questo senso di vertigini poi non è altro che una reazione fisiologica. Cari amici, questo video termina qui, spero sia stato di vostro gradimento. Vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale e a lasciare anche un commento qua sotto con osservazioni, domande, critiche e vi aspetto al prossimo video. Ciao!